non lontani da Roma, nelle colline vicino alla Tolfa, per dire, per chi conosce quei luoghi, bellissimi posti. Funghi, ma anche erbe selvatiche, grani naturali antichi e tutto ciò che ci racconta, come sempre, Peppe Zullo insieme a Antonio Robusto ogni volta che vengono a trovarci da Orsara di Puglia. Ciao, bentornati a Geo. Buon pomeriggio a voi! Ciao Sveva, ben trovata. È sempre un grande piacere qua portare la nostra Puglia, la nostra Daunia, i nostri prodotti. Poi in questa stagione quest'orto che è selvatico, oramai c'è di tutto di più, però tutti prodotti straordinari, di grandi sapori. Per noi è un privilegio poterli mostrare. Vedo che sei passato come sempre al forno di Orsara, che cuoce in un forno antico di veramente ormai a qualche secolo questo pane stupendo con una forma immensa, e stai preparando con quella grande fetta di pane dal forno di Orsara che cosa? Ma praticamente io lo chiamo la colazione del contadino. Contadino in questo periodo, quando va in campagna, praticamente raccoglie quello che è un po' rinato. In effetti io lo chiamo cibo selvatico perché molto di questo cibo è rinata in questa stagione. Per esempio abbiamo delle cose straordinarie. Questa per esempio è la portulaca, erba straordinaria che nelle insalate è meravigliosa, omega 3. Poi questi pomodori, diciamo fuori stagione, tra virgolette, però che sono di colori straordinari ma anche di sapore favoloso. E poi ecco tutte le erbe che rinascono. Abbiamo qua la sponzala, l'aglio selvatico. Quando abbiamo una cipolla che sta morendo, mettiamo sottoterra, nascerà qualcosa. Aglio uguale. E poi ecco queste nostre erbe, che sono erbe, per molti sono erbe come dire infestanti, però si possono usare come cibo commestibile. Abbiamo l'amaranto, che ce n'è tanto, la borragine, io sono innamorato della borragine, il marasciuolo che poi vedremo nella prossima ricetta, ma portulaca, un'erba strepitosa. E in questo periodo, ecco, da non trascurare, c'è anche il finocchietto selvatico. Questa è una pianta, diciamo, autunnale, invernale, che ha un profumo veramente delizioso. Ed eccolo qua, la nostra acquasale. Antonio la sta completando, gli mettiamo un po' di fiori, ancora un po' di erbette, ed è una cosa, vedi, solo a guardarla ti viene voglia di mangiare. È un concentrato di salute. Grazie Peppe, Un po' grazie di sale, Antonio. e naturalmente non può mancare un filo di olio extravergine di oliva, la nostra Coratina, la nostra Peranzana, questa cultivar pugliese. Buon appetito! Allora ci vediamo tra poco per le prossime ricette. Grazie davvero ai nostri amici di Orsara di Puglia. Emanuele, la nostra scheda oggi di che cosa ci parla? Ci parla di minestre, c'è il detto, non è sempre la solita minestra. In realtà non è così, perché ogni minestra, soprattutto in Italia, abbiamo tantissime ricette con ingredienti, sapori diversi, e le andiamo a conoscere, non tutte perché sono tantissime, ma molte, in questa scheda filmata di Federica Annibali. Si usano spesso come sinonimi, ma minestra, zuppa e minestrone non sono la stessa cosa. La differenza sta tutta negli ingredienti. Si può partire quindi sempre dalle stesse verdure, ma queste possono essere declinate in diversi modi, sebbene tutti squisiti. Let's go quindi! Andiamo a scoprirle nel dettaglio. La minestra è un piatto povero di tradizione contadina che deriva dal termine minestrare, cioè amministrare, perché veniva servita ai membri della famiglia direttamente dal capofamiglia ed era arricchita da tutte le varietà di verdure disponibili nel proprio orto, con sapiente aggiunta di pasta o riso. Anche la zuppa viene preparata con vari ortaggi, ma per definizione è priva di pasta o riso. Una minestra più leggera che solitamente veniva arricchita da pezzettini di pane raffermo o crostini brustoliti. Il termine zuppa deriva proprio dal gotico suppa, cioè inzuppare, da cui deriva anche il nome Suppe in tedesco o il francese soupe. Identificava la fetta di pane che veniva messa nella ciotola per assorbire il brodo ottenuto dalla cottura dei vegetali. Sarà per questo che un noto proverbio declama:
Se non è zuppa, è pan bagnato. Occupiamoci ora del minestrone, il compromesso tra la zuppa e la minestra. Ben più conosciuto e apprezzato, ben più denso della minestra e completamente privo di pane. È un misto di verdure cotte arricchite con patate, legumi, di solito fagioli, e magari con una sapiente aggiunta di pasta o di riso. Minestre, zuppe e minestroni di verdure sono i comfort food per eccellenza della stagione autunnale e invernale. Ci scaldano, sono salutari e golosi. Si preparano in poco tempo e spesso fungono da piatto unico. Sono tutte diverse una dall'altra perché prendono spunto dalle tradizioni regionali, dalla propria creatività o dalla ricchezza del proprio orto o negozio di fiducia. Un piatto povero per eccellenza, ma degno di un re. E allora, non dite più che si tratta sempre della solita minestra, bensì che c'è una buona minestra per tutte le stagioni. Scopre che tutti i centenari, gli ultracentenari, vivono di minestroni. Questo vorrà significare qualcosa, basta che le verdure siano buone, di stagione, e oggi ci concentreremo sull'agricoltura, che potrebbe essere davvero un volano importantissimo per la transizione ecologica, che è l'agricoltura biologica. Quindi tra pochissimo questo appuntamento qui, e intanto riapro però la cucina, perché da Orsara di Puglia oggi pomeriggio, dai Monti Dauni in provincia di Foggia, sono venuti a trovarci Peppe Zullo e Antonio Robusto. Allora, qual è la seconda ricetta, caro Peppe, che ci fai oggi? Ma siamo sempre, come dire, con i piedi per terra, stiamo nell'orto, e un'altra erba spontanea, questa verdura straordinaria che è il marasciolo. Sì. Il bello del marasciolo, quando sentiamo il profumo e lo assaggiamo in bocca, è un'erba amara, e come dicevano i vecchi antichi, erba amara, tienimi cara, erba amara, tienimi cara, perché tutte queste brassicacee, la rucola selvatica, tutto questo sapore forte, però sono delle verdure straordinarie, sono ossidanti, anti-aging, c'è di tutto di più. Però oggi noi vogliamo fare il nostro troccolo, perché io ho portato il truccolature, questo strumento straordinario che usavano durante la transumanza per fare questa pasta, che è il troccolo. Perciò, Antonio, cosa prepariamo oggi? Beh, il troccolo lo abbiniamo con questa salsa di marasciuolo sveva che diciamo nell'esecuzione è molto veloce, perché non soffriggiamo, riscaldiamo questa salsa che è un trito di erbe, che è questo marasciuolo. Aggiungiamo dopo qualche minuto le cicerchie che abbiamo cucinato in anticipo, che è un legume antico, sono dei legumi, sì. Diciamo che il lavoro più lungo è proprio nel cucinare le cicerchie, nel pulire e tritare il marasciolo, che è questa erba spontanea. Poi abbiamo già calato la pasta, che sono i troccoli che Peppe sta già tagliando. E tra qualche minuto questo è un piatto... lo vediamo tra poco. Intanto io saluto Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio. Bentornata, Gheo. Maria Grazia. Allora, oggi vogliamo parlare dell'agricoltura biologica, di cui in Italia siamo leader per appunto quantità di terra che viene coltivata biologicamente, no? Questa è una cosa che è molto molto importante e molto bella. E vedere in che modo il biologico può essere uno dei protagonisti indispensabili della sostenibilità del futuro. Intanto ricordiamo al nostro pubblico a casa che cos'è il biologico. Ma il biologico è un modo di produrre che fa a meno di tutti i prodotti di sintesi chimica. Quindi per fertilizzare il suolo usa solo sostanza organica, quindi dal letame a residui organici, ma poi anche pratiche colturali molto utili sul piano agronomico, come le rotazioni delle colture, i sovesci che interrano, diciamo, delle produzioni per arricchire il suolo, quindi mantiene la fertilità in modo naturale. E lo stesso per la difesa delle piante, cioè lavora cercando di prevenire le malattie, quindi mantenendo l'equilibrio degli insetti, utilizzando insetti antagonisti se necessario, facendo consociazioni per avere, diciamo, produzioni che allontanino, diciamo, gli insetti nocivi per le colture in atto,
e se proprio è necessario utilizzare dei prodotti, si usano comunque solo prodotti di origine naturale, quindi non ci sono residui chimici nel suolo e non ci sono residui chimici nei prodotti che mangiamo. E poi l'altro aspetto fondamentale è fondato sulla biodiversità, quindi siepi, alberature per mantenere l'equilibrio degli insetti, ma anche, diciamo, varietà fondate sulle varietà tradizionali che si adattano alle diversità dei territori e alle diversità del clima, perché in questo modo con le piante più adatte si possono usare meno prodotti, diciamo, per sostenere le produzioni. Allora, il biologico è un tipo di agricoltura che protegge il suolo e questa è la cosa più importante, perché un suolo protetto che non si degrada nonostante venga lavorato alla mano dell'uomo è qualcosa che noi portiamo direttamente nel futuro. Però si parla sempre del fatto che il biologico non abbia delle rese così importanti, adeguate rispetto a quella che è l'agricoltura convenzionale, che è uno dei motivi per cui spesso si tende a non volgere la propria cultura, no? nell'ambito del biologico. Ma questo, diciamo, le due cose, sia questo fatto delle rese che il fatto della cura del suolo, sono strettamente connesse, perché intanto la priorità non sono le rese, perché in questo momento nel mondo produciamo cibo per 12 miliardi di persone, siamo 8 miliardi e il 30% del cibo finisce nei rifiuti. Quindi serve un altro modello agricolo, ma anche un altro modello di consumi basato sulla stagionalità e soprattutto su evitare qualsiasi spreco. Il suolo è fondamentale perché il principio fondamentale del bio è proprio la cura della fertilità della terra, perché non si tratta di rese più importanti oggi per avere un suolo desertificato domani. Il biologico punta ad una costanza di produzione che garantisca cibo anche per le generazioni future. Certo. E soprattutto l'humus, la fertilità del suolo, è quello che è in grado di assorbire CO2 e quindi contrastare il cambiamento climatico. Oggi, se parliamo con gli agricoltori, scopriremo che il problema principale per la riduzione delle rese è proprio il cambiamento climatico, perché dalla siccità alle inondazioni, alle gelate tardive, tutte intervengono in modo molto forte sulla produzione degli agricoltori. Certo. Quindi la priorità è ritrovare un equilibrio con la natura. Allora, riapro un momento la cucina perché è il momento di spadellare questo piatto di pasta, i troccoli con le cicerche e la salsa di marasciuolo che ci hanno preparato Peppe Zullo e Antonio Robusto, un piatto che si lascia mangiare con gli occhi, davvero. Amo la tua cucina, Peppe, perché tu sei un cuoco contadino da sempre e perché si sente che c'è davvero la natura nel piatto, c'è davvero una dimensione salutistica nella tua cucina importante, che non è sempre scontata. Beh, qua abbiamo la semplicità in assoluto del cibo, abbiamo praticamente 3 ingredienti, abbiamo questo troccolo di Senatore Cappelli, abbiamo la cicerchia, questo legume antico, marasciuolo. Con 3 elementi noi facciamo questo piatto, io lo definirei proprio cibo semplice per persone intelligenti, perché c'è tutto quello che a noi serve per mangiare, per stare bene e per vivere bene. Bene, allora tra poco ci preparerete il dolce, vi lascio lavorare e torno da Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio, perché prima dicevo che l'Italia si conferma paese leader in Europa per superficie agricola destinata al bio. Sì. È così, no? Il nostro biologico ha anche un grande successo all'estero? Sì, è proprio così. Noi abbiamo il 17,5% di superficie coltivata biologico, è tanto, perché è quasi il doppio della media europea. Ma il nostro territorio è vocato al biologico da molti punti di vista, non solo dal punto di vista climatico e territoriale in generale, ma anche le caratteristiche delle piccole e medie imprese diffuse sul territorio, molto adatte al biologico, ma poi c'è anche un legame forte con l'identità e le tradizioni del cibo locale, perché se si valorizza un cibo legato al territorio, il modo di produrlo deve essere fondato sul rispetto dell'ambiente e del territorio e questo è una cosa che viene riconosciuta a livello internazionale perché noi abbiamo avuto una crescita delle esportazioni di bio
enorme. Nell'ultimo anno siamo cresciuti del 16%, ma soprattutto in 10 anni siamo cresciuti del 180% e siamo il principale paese esportatore al mondo di cibo bio, quindi è l'immagine migliore del Made in Italy bio. Assolutamente una strada da seguire. Tra l'altro è stata approvata qualche mese fa la legge italiana sul biologico. E dopo anni e anni, no? Che cosa prevede questa legge? Che scopo ha? Sì, l'abbiamo aspettata per 15 anni, quindi siamo molto contenti perché in questo momento in cui l'Europa con la transizione ecologica, con il Green Deal per l'agricoltura punta sul biologico, dovremo crescere come superficie per arrivare all'obiettivo dell'Europa del 25%, ma noi possiamo arrivare anche al 30% essendo già avanti. La legge ci dà degli strumenti nuovi, molto utili, ci dà il marchio del Made in Italy bio proprio per i motivi che dicevo prima, ma poi ci dà anche il riconoscimento dei distretti biologici e questo è importante perché anche valorizzare i sistemi locali di produzione e consumo di cibo bio è fondamentale. Il rapporto con le mense scolastiche, il rapporto con la ristorazione locale è un modo di dare sempre più valore al territorio locale, soprattutto nelle aree interne dove c'è bisogno proprio di ritrovare anche nuove forme di occupazione. E la cosa bella è che i giovani e le donne sono molto attratti dal produrre con biologico e biodinamico e questo è un punto di forza del bio. Ecco. Allora, torniamo dal nostro Peppe Zullo, da Antonio Robusto. Che dolce ci prepari oggi, Peppe? Cosa hai pensato per noi? Praticamente abbiamo portato un po' di cose simpatiche. Con la nostra Pasqualina abbiamo fatto questo dolce con amarene selvatiche e verdure spontanee, che è una crozzatina. Antonio, facciamo parlare lui, sta preparando una cosa, ecco che... Che cos'è, Antonio? Qui con un tarallino dolce abbiamo preparato una crema di ricotta di capra dolce e gli abbiamo messo su della zucca, con un po' di zucchero abbiamo aggiunto, e del melograno, diciamo un dolce autunnale questo. Voi due andate sempre d'accordo, Peppe e Antonio? Io credo proprio di sì, oramai siamo una coppia come Dopo dire. 30 anni penso proprio di sì. Male. Mentre questo, io alla quale ci tengo, tu sai, io amo la borragine, di conseguenza la facciamo in tutte le salse, però tra i vari, diciamo, io sono appassionato di libri di cucina antica, c'è questo bellissimo trattato di Vincenzo Corradi sulla cucina pitagorica e Pitagora mangiava, lui era un vegetariano, mangiava praticamente la borragine fatta in questo modo un po' diciamo caramellate, però è in modo dolce, ecco. Che bello, con del questo miele di castagno. E oggi miele di castagno, ecco, vedo che hai subito intuito. Si vede dal colore, sì. Sì. Perciò ecco, 3 dolci semplicissimi, però che comunque fanno capire che basta avere un po' di fantasia e poi ecco un po' di cultura, alla fine si riescono a fare delle cose meravigliose. Però adesso noi vogliamo brindare. Come sempre, quando c'è Peppe Zullo a Gheo non si può chiudere l'intervista senza brindare un porta brindisi. Bene, diciamolo, dai. Fai bene, va bene. Tra l'altro venite in macchina, vi caricate tutto, tutte le erbe selvatiche, il pane dal forno del 500 di Orsara, fate questo viaggio lungo fino a Roma. Noi vi siamo grati, abbiamo sempre tanto piacere a vedervi nello studio di Gheo. Grazie. E allora un brindisi a tutte le persone che hanno voglia di vivere bene, di mangiare bene e che sono attenti alla propria salute. Auguri! Grazie Auguri. Davvero a Orsara di Puglia, Peppe Zullo e Antonio Robusto. Un'ultima domanda per Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio. C'è un progetto di sensibilizzazione per noi consumatori, vero, di Federbio, si chiama Cambia la Terra. In cosa consiste? Sì, è proprio un progetto di campagna di comunicazione per far conoscere ai cittadini i valori fondanti del bio, anche con degli esempi dimostrativi molto concreti, che però sono molto rigorosi sul piano tecnico-scientifico, anche se molto divulgativi. Abbiamo fatto ad esempio questa prova dimostrativa con una famiglia, facendo le analisi delle urine e poi facendo 15 giorni di dieta bio, misurando il livello di pesticidi. Ecco, già in 15 giorni, diciamo, il livello di pesticidi
era quasi azzerato, Pensa. ridotto dell'80%, e l'altra l'abbiamo fatta sul suolo, confrontando i residui di pesticidi tra suoli coltivati in convenzionale e suoli bio. E in effetti, diciamo, nei suoli convenzionali abbiamo trovato 20 sostanze. Certo, il senza è sempre esatto. molto, e quindi molto meglio. diciamo è un modo per far noi conoscere. abbiamo una normativa molto ferrata, insomma, molto precisa su limiti di utilizzo, però insomma il senso è molto meglio. Certo. Io ti ringrazio tanto, grazie a voi. Maria Grazia Mammuccini, presidente di Federbio. E ci rivedremo presto e adesso tra pochissimi istanti andiamo nei boschi a raccogliere funghi insieme a Emanuele e ai suoi esperti.